Ciao e benvenuti a questo nuovo video sugli algoritmi. Abbiamo visto nel video precedente che la ricerca dicotomica o binaria funziona solamente se i dati sono stati preventivamente ordinati. Se il nostro insieme di dati non lo è, dovremo quindi trovare un metodo per riordinarli. Il bubble sort è l'algoritmo concettualmente più semplice per ottenere questo risultato. Vediamo assieme come funziona e come codificarlo in C. Il bubble sort è un algoritmo di ordinamento in cui i valori minori, più leggeri, vengono fatti galleggiare spostandoli verso la superficie esattamente come avviene per le bollicine d'aria in un liquido. Vediamo come funziona. Iniziamo con una sequenza di valori non ordinati come la seguente. Prendiamo il primo valore e lo confrontiamo con i successivi della sequenza. Se il primo valore è maggiore del secondo, li scambiamo di posto. Confrontiamo quindi i valori nella posizione 1 e 3 ed eseguiamo il medesimo scambio. Continuiamo ora con i valori in posizione 4, 5 e 6. Al termine del primo passaggio abbiamo il valore minore in posizione 1. Eseguiamo la stessa procedura tra il valore in posizione 2 e i successivi. Scambiamo di posizione il 2 con il 5 e confrontiamo gli altri valori. Al termine del secondo passaggio abbiamo ordinato le prime due posizioni. Confrontiamo quindi i valori nelle posizioni 3 e 4 ed eseguiamo il medesimo scambio. Procediamo nello stesso modo con i valori nelle posizioni successive, scambiandoli di posizione quando necessario. Una volta arrivati alle posizioni 5 e 6, eseguito l'ultimo confronto, i nostri dati risulteranno in ordine crescente. Analizziamo nuovamente la sequenza completa. Analizziamo adesso il software. Includiamo la nostra libreria standard.io più le due librerie che ci sono state necessarie nella precedente puntata per gestire il timer, il random. Definiamo il numero di elementi che vogliamo ordinare, in questo caso sono 10.000. Definiamo una variabile di tipo time t1, la float di t, il delta time, che non useremo oggi ma ci saranno utili per la prossima volta, e un intero lungo di tipo temp. Inoltre possiamo crearci un elenco di n elementi che inizializziamo a 0. Abbiamo due funzioni all'interno del nostro programma: creazione valori e bubble sort. Vedete che li chiamiamo, dopo aver inizializzato le variabili per il timer e per la gestione del random, una esegue l'altra, creazione valori e bubble sort. Come abbiamo visto la volta precedente, creazione valori non fa altro che chiamare la funzione random, modulo questo numero, per creare elementi casuali compresi fra 0 e il numero che abbiamo visto. Quante volte? Tante quanto è il valore di n. N abbiamo visto 10.000, quindi creerà 10.000 valori random a caso tra 0 e quest'altro valore. Dopodiché viene chiamata la funzione bubble sort. Come abbiamo visto nella sezione precedente del video, bubble sort funziona in questo modo. Definiamo due puntatori, uno che punta alla posizione iniziale e l'altro che scorre fino alla fine. La posizione iniziale andrà dalla posizione 0 fino alla n-1. Perché n-1? Perché
l'n-unesimo elemento verrà confrontato con l'ennesimo elemento e nel caso scambiato. Il secondo puntatore invece va dall'elemento i più 1, cioè dall'elemento a fianco di quello che stiamo controllando, fino ad n. E quindi da i più 1 a n controlleremo tutti quanti i valori e nel caso li scambieremo. Come facciamo a scambiarli? Se gli elementi non sono in ordine crescente, cioè se la posizione i, l'elemento in posizione i all'interno dell'elenco è maggiore dell'elemento in posizione j nell'elenco, abbiamo visto che i è più a sinistra rispetto a j, se invece l'elemento puntato è maggiore, scambiamo le loro posizioni all'interno del vettore. Come eseguiamo questo scambio? Attraverso queste tre istruzioni che dovrebbero essere praticamente imparate a memoria perché sono standard, bassissimo livello e sono il modo migliore per scambiare due variabili senza dover chiamare delle funzioni. Prendiamo un elemento temporaneo e ci inseriamo l'elemento i. La posizione i nell'elenco viene acquisita dall'elemento j, mentre il valore temporaneo che avevamo temporaneamente posizionato nella variabile temp viene spostato nell'elenco in posizione j. In altre parole è il classico gioco delle tre carte. Alla fine di questa serie di istruzioni i due elementi sono in ordine, come abbiamo visto nel filmato precedente. Il programma termina con un return 0, in quanto non abbiamo nulla ancora da presentare. Vediamo come funziona. Compiliamo, lanciamo con il comando time./bubblesort in modo tale che possiamo controllare quanto tempo impiega il sistema. Per riordinare, generare e riordinare 10.000 elementi impieghiamo 25 centesimi di secondo, scusate. Se noi raddoppiamo il numero degli elementi, lo portiamo da 10.000 a 20.000, che succede? Ricompiliamo, impieghiamo un secondo. Se noi raddoppiamo di nuovo 4.000, impieghiamo 4 secondi e rotti. Perché questo? Abbiamo visto praticamente che quando aumentiamo, quando raddoppiamo il numero degli elementi, il tempo necessario per concludere l'operazione viene quadruplicato. Cioè se abbiamo n elementi, il tempo sarà n al quadrato. Aumentando il numero degli elementi, aumenta, secondo la funzione quadratica, il tempo necessario per l'esecuzione. Vediamo adesso che impiegheremo circa 8 o 9 secondi, semplicemente perché abbiamo raddoppiato ulteriormente il numero degli elementi. O quasi. In realtà ho degli altri programmi che girano nel background, quindi alcune istruzioni in questo caso vengono calcolate ed acquisiscono un certo peso. Ad ogni modo vediamo che l'aumento del tempo necessario per completare le istruzioni non è più lineare come era nella ricerca lineare, né logaritmico come era nella ricerca binaria, ma in questo caso il tempo necessario diventa polinomiale, secondo tipicamente il quadrato del tempo necessario rispetto al numero degli elementi. Raddoppiano gli elementi, il tempo aumenta del quadrato.
vedere che il tempo aumenta al quadrato è possibile anche attraverso questo tipo di visualizzazione. I due for indentati e innestati mostrano come alla fine, nel peggiore dei casi, qui si va da 0 a n-1 e qui si va da 1 a n. Quindi nel peggiore dei casi avremo n per n esecuzioni di ciò che viene contenuto all'interno dei due cicli. Quindi queste istruzioni vengono eseguite nel peggiore dei casi n per n volte, n al quadrato, e questo spiega perché il tempo necessario aumenta secondo una funzione quadrata rispetto all'aumento, al raddoppio, diciamo, dei numeri da controllare. E per oggi abbiamo terminato. Se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di sottoscrivere il canale e di lasciare un like. Sul nostro blog troverete quotidianamente nuovi articoli relativi a Raspberry e Arduino.